Sento il sole sulla faccia. Che caldo! Oh, che cos'è? Un rumore sotto la panchina. Un cucciolo. Piano, piano. Non avere paura? Ecco la mia mano. Senti? Non fa male. Bao, bao, bao. Vieni, piccolo. Senti la mia mano? È calda, vero? Ciao, piccolo. Io mi chiamo Mia. E tu? Bao, bao, bao. Non hai un nome. Ti chiamo Tito. Ti piace? Bao, bao, bao. Ti piace. Allora, ciao Tito. Piacere. Sai, il nome non è importante. Importante è, tu sei qui. Tito, prova. Ascolta e ripeti. Ciao. Ci, ciao, ciao, ciao Mia. Oh, parli. Tu parli italiano. Non ci credo. Io parlo, ma le parole sono strane. Strane? Perché strane? Le persone parlano con le parole. Io parlo con gli occhi. Qual è meglio? Mmm, forse tutti e due. Parole e occhi, insieme. Tito, proviamo. Io dico, come ti chiami? Mi chiamo Tito. E tu come ti chiami? Mi chiamo Mia. Piacere, Tito. Piacere. Ma che cosa vuol dire piacere? Piacere vuol dire, sono contenta di conoscerti. Ah, piacere non è una parola, è una cosa che sento. Qui. Sì, Tito, hai ragione. È un sentimento, non solo una parola. Adesso impariamo. Io sono una ragazza, tu sei un cane. Sì, tu sei alta, io sono piccolo. Piccolo? Sei sicuro? Secondo te sei piccolo? Per te sono piccolo, ma per una formica sono grandissimo. È vero, grande e piccolo, dipende da chi guarda. E per il cielo? Tutti siamo piccoli. Tito, sei piccolo ma pensi in grande. Tito, chiudi gli occhi. Cosa senti nel naso? Qualcosa di dolce. Nel naso. È bello. Bravo! Quello è un fiore. Prima senti, poi il nome. Fiore. Perché si chiama fiore? Fiorire vuol dire aprirsi. Un fiore è una cosa che si apre al sole. Una cosa che si apre. Anch'io mi apro quando sono con te. Oh, Tito, guarda! Rosso, giallo, rosa. I colori dei fiori. I fiori non hanno nomi tra di loro, ma sono belli lo stesso. Mia, guarda. Che cos'è? Vola. È una farfalla, blu e viola. Che bella! Io la prendo. Aspetta, farfalla. Aspetta. Tito, piano. La farfalla è veloce. Non correre. Non la prendo. È troppo veloce. La farfalla è libera, Tito. Guardala, è felice così. La farfalla non ha casa, come me prima, ma lei è felice. Ciao farfalla, buon viaggio! Sediamoci qui. Tito, come stai? Sto bene, sto molto bene con te. Guarda! Piccioni! Contiamo 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, ci sono 7 piccioni. Bravissimo! Sai contare! Mia, un piccione sa di essere uno? No, credo di no. I numeri sono un'idea nostra. Che strano, per il piccione lui è solo lui. Mia, ho fame, ho molta fame. Poverino. Ecco, nella borsa ho un panino e una mela. Il panino, per favore. Prima, chiudi gli occhi. Senti il profumo? Sì, è buonissimo. Posso mangiare adesso? Ecco, è buono! Prima, mai abbastanza. Adesso, con te, il panino basta. Oh, Tito, vuoi anche la mela? Ho sete. Dove c'è acqua? Nella fontana. Ma prima, ascolta, senti l'acqua? Fa musica.
È vero, l'acqua canta. Bevi Tito, bevi. L'acqua è fresca e buona. Senti? Fresca! Grazie, Fontana, sei la mia amica. Tito, la fontana non capisce. È una cosa, non una persona. Ma mi dà l'acqua. Per me, questa è un'amica. Mia, che cos'è quello? Voglio andare là. È il parco giochi. C'è l'altalena e lo scivolo. Non ti dico cos'è su e giù. Ti faccio sentire? Sali? Vado su, 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 sono in alto. E adesso, giù, lasciati andare. Ui, giù, è divertente. Ancora, ancora. Vedi? Non serve spiegare. Su e su, giù e giù. Il corpo capisce. Tito, aspetta. Guardo l'orologio. Sono le 4. Orologio? Che cos'è un orologio? Dice il tempo. Guarda, le ore, i minuti. Ma il sole non ha l'orologio, perché le persone sì. Perché? Perché... Bella domanda, Tito. I fiori non hanno fretta, l'acqua non ha fretta, solo le persone. Hai ragione. Ma il sole va giù. Fra poco è sera. Va bene, ma domani non portiamo l'orologio. Vieni, Tito. Questo è il lago. È bello, vero? Quanta acqua! E ci sono animali. Che cosa sono? Sono anatre. Le anatre nuotano. Tocca l'acqua, Tito. Oh, Brir, è fredda. Sì, fredda. Vedi? Non ti ho detto fredda. L'hai sentito? Le anatre non sentono freddo. No! Le anatre amano l'acqua fredda. Per loro è casa. Casa è diversa per tutti. Per le anatre, il lago, per me, tu. Mia, guarda il cielo, è arancione. È il tramonto. Il cielo ha tanti colori. Rosso, arancione, rosa. E anche viola. Che bello, è il mio momento preferito. Il tuo colore preferito qual è? Il blu, come il cielo di oggi pomeriggio. E il tuo? Il verde, come gli alberi e l'erba. Il tramonto non ha un nome in cane, ma io lo sento qui. Tito, a volte le parole non bastano. E va bene così. Tito, posso farti una domanda? Certo, mia. Tu hai una famiglia? Hai una casa? No, non ho una famiglia, non ho una casa. Oh, Tito, mi dispiace molto. Solo non è triste, solo è troppo silenzio. Ma oggi non sono solo. Oggi c'è musica. Musica? Sì, la tua voce, per me è musica. Tito, ascolta, io ho una casa. È piccola ma calda. Una casa? Com'è? C'è un divano morbido, una cucina e una finestra con il sole. Dormire su una cosa morbida, davvero? Davvero? Tito, vuoi venire a casa con me? Mia, casa non è un posto, casa è dove qualcuno ti aspetta. E io ti aspetto, Tito, sempre. Allora sì, sì, vengo con te. Mia, tu sei la mia amica, la mia prima amica. E tu sei il mio amico, il più speciale. Tu mi insegni a parlare, grazie, Mia. E tu mi insegni a guardare, davvero guardare. Io ti insegno? Sì, oggi ho visto il fiore, l'acqua, il tramonto, come per la prima volta. Ogni giorno impariamo insieme, tu e io. Ecco il cancello, siamo arrivati. Il cancello? Vado via dal parco? Sì, ma torniamo domani, prometto. Prometti? Prometto, domani e dopodomani e tutti i giorni. Mia, arrivederci non è triste, e grazie più a domani. Tito, sei un poeta. Arrivederci, parco. Arrivederci, piccioni. A domani, Fontana. Andiamo, Tito. Casa non è lontana.
Andiamo, sono così felice. A casa c'è la cena. Hai fame? Sempre. Che cosa c'è per cena? Pasta! Chiudi gli occhi e immagina una nuvola morbida e calda. Una nuvola? Da mangiare? Impossibile. Non è impossibile! È la pasta! Il cibo più buono del mondo! Più buono del panino. Andiamo, andiamo subito. Mia, oggi ho imparato tante cose. Sì, che cosa hai imparato? Ho imparato. Ciao, mi chiamo, come stai? Ho fame. E anche i colori, gli animali, i numeri. E ho imparato che prima si sente, poi si dice il nome. Bravo! Ma qual è la cosa più importante? Ho imparato tante parole, ma la parola più bella è noi. Benvenuto a casa, Tito. Benvenuto nella tua nuova vita.